Che ne dite di queste fettine di focaccia? Vi fanno voglia? È una focaccia genovese. Vediamo insieme come prepararla. Vediamo allora nel dettaglio che cosa ci serve. Farina Manitoba, farina forte per le lunghe lievitazioni, 250 grammi. Andremo poi a mescolarla insieme alla farina 00 classica, un 400 grammi di farina 00. Servono poi 335 grammi di acqua, a temperatura ambiente preferibilmente, malto 10 grammi, oppure, se non ce l'avete, se fate fatica a reperirlo, 10 grammi di zucchero di canna, 12 grammi di sale e 18 grammi di lievito di birra fresco, che equivalgono a 6 grammi di lievito di birra secco, se volete utilizzare quello. Vediamo adesso come preparare il nostro impasto. Per prima cosa misceliamo bene insieme le nostre due farine. Poi andiamo ad aggiungere l'acqua, non tutta, ne teniamo un po' da parte. Mettiamo qua al centro. Ok. E cominciamo ad impastare un po'. Andiamo adesso ad aggiungere il malto ed il sale. Impastiamo un pochino ed andiamo poi ad aggiungere il lievito di birra e l'acqua rimanente. Aggiungiamo la rimanente acqua e poi magari spezzettiamo un po' grossolanamente il nostro lievito di birra. Mescoliamo un altro po'. L'impasto dovrà poi essere lavorato con le mani, quindi tireremo fuori la nostra spianatoia e cominceremo a lavorare il nostro impasto per renderlo bello omogeneo. Ed ecco qua il nostro impasto. Vedete, c'è ancora della farina che deve essere unita. Cominciamo a lavorarlo con le mani finché non avrà assorbito, incorporato meglio tutta la farina e sarà abbastanza omogeneo. Il nostro impasto comincia ad essere bello omogeneo. È arrivato il momento di andare ad aggiungere i 30 grammi d'olio. Allora lo stendo un pochino. Ed aggiungo un po' alla volta l'olio, continuando ad impastare. L'olio deve essere completamente assorbito dall'impasto. Eccolo qua, il nostro impasto ha assorbito tutto l'olio, è ancora un po' grossolano, ma va benissimo così al momento. Lo lasciamo qui a riposare, coperto con un canovaccio, per 5 minuti. Lo lasciamo qui coperto per 5 minuti, così la pasta comincerà un attimo a rilassarsi, il glutine comincerà a crearsi e senza troppo sforzo diventerà molto più liscio il nostro impasto. Ed eccoci qua, sono passati 5 minuti, togliamo il canovaccio
Eccola qua, vedete, super morbida adesso la nostra pasta, molto più morbida rispetto a 5 minuti fa. Come vi dicevo in fase di elenco degli ingredienti necessari, questo impasto serve per preparare 2 teglie di focaccia 40x30. Quindi adesso pesiamo il nostro impasto, 1 chilo, poco più, e andiamo a dividerlo in 2 parti uguali. Cinque, 60, no. Ok, eccoci qua. Adesso unisco le parti che ho aggiunto per arrivare al peso. Ok, rimpasto un po' anche l'altro. Passaggio successivo sarà quello di fare una piega a 3. Che cosa serve la piega a 3? Serve per dare più forza all'impasto, per farlo lievitare meglio. Allora, lo spostiamo. Come si fa la piega a 3? Dobbiamo stendere un po' il nostro impasto, creiamo una specie di rettangolo. E adesso lo andiamo a piegare in 3. 1, 2 e 3. La parte da chiusura va messa sotto, eccola qua, e lo pirlo nuovamente, eccolo qua. Quindi lo pirlo vuol dire vado a far scorrere le mani sotto il mio impasto e lo vado a chiudere. Eccolo qua, una è fatta. Anche qua creiamo una sottospecie di rettangolo, pieghiamo una di qua, una di qua, giro sotto e pirliamo un po' anche qui. Benissimo, adesso copriamo nuovamente i nostri impasti e questa volta li lasceremo riposare per 30 minuti. Sono trascorsi 30 minuti, è arrivato il momento di procedere con la stiratura del nostro impasto. Per prima cosa prendiamo le nostre teglie e con un pennellino cominciamo a stendere l'olio d'oliva. Eccolo qua, lasciando stare i bordi. Quindi facciamo un rettangolo. Però non arriviamo fino al bordo. Ci penserà poi l'impasto e comunque la lievitazione a spingere l'olio fino ai bordi. Eccolo qua. Per ogni teglia metto circa un 15 grammi di olio extravergine d'oliva, giusto per darvi un'idea delle quantità. Ok, benissimo, la teglia è pronta, la sposto. Ed ecco qua, prendo il mio impasto. Nel frattempo lasciate ben coperto l'altro impasto. Adesso con l'aiuto del mattarello andremo a stenderlo e a creare un rettangolo che andremo poi ad adagiare sulla nostra teglia. Se necessario vi potete aiutare anche con un leggero spolvero di farina.
po' da questo lato e poi ci siamo. Cerchiamo di farlo più rettangolare possibile, poi comunque tranquilli, ok? Adesso prendo la mia teglia, sposto la pasta, ecco qua, riprendo la mia teglia e ci adagio l'impasto. Copro nuovamente e lascio riposare per altri 20-30 minuti. Eccoci qua. Togliamo il nostro canovaccio, una leggera spolverata di farina. Ok. Adesso molto delicatamente dovremo andare a stendere il nostro impasto, tirare e stendere il nostro impasto fino a che riusciremo a far occupare tutta la teglia. Una volta steso bene l'impasto, dovremo andare a creare un piccolo bordino intorno, vedete, senza esagerare, per fare in modo che la salamoia che andremo a mettere successivamente non strabordi e non vada sotto. Bene, distendiamo bene, lisciamo bene il nostro impasto. Eccolo qua. Lo copriamo nuovamente e lo lasciamo riposare per un'altra ora. La nostra focaccia genovese è quasi pronta, manca solo la parte finale, il completamento. Per finire una singola teglia che cosa ci serve? 5 grammi di sale fino, 100 grammi di acqua e 30 grammi di olio extravergine d'oliva. Per prima cosa andiamo ad unire il sale e l'acqua e mescoliamo bene fino a che non si sarà sciolto. Io di solito preparo le due dosi separate per le due teglie di focaccia, in questo modo vado meglio a dosarle nel momento in cui dovrò cospargere la focaccia con salamoia e olio extravergine d'oliva. Vediamo adesso come completare la nostra focaccia. È trascorsa un'ora ed ecco qui la nostra focaccia. Adesso diamo una spolveratina di farina sopra, che andrà ad unirsi poi con l'olio d'oliva, ecco qua, l'olio d'oliva e la salamoia. E adesso cominciamo con l'affondare le dita all'interno della nostra focaccia per andare a creare le classiche forme della focaccia genovese. Ecco qua. Possiamo anche girarla. Perfetto. A questo punto cosa dobbiamo fare? Versiamo l'olio extravergine d'oliva, eccolo qua, ed andiamo a versare sopra la nostra salamoia. Ci aiutiamo con le mani e cerchiamo di spargere ben bene questo mix di olio extravergine d'oliva e salamoia sulla superficie della nostra focaccia, facendo entrare bene nei buchetti. Eccola qua. Perfetto. La nostra focaccia è pronta per essere infornata.
230 gradi, forno preriscaldato statico, per 15 minuti. Ed ecco qua la nostra focaccia genovese appena sfornata. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un bel like sotto al video ed iscrivetevi al canale. E fateci sapere nei commenti se l'avete provata e se vi è piaciuta. A presto!